Meme nostalgici, attori che si struggono dal dolore, vecchi camerati colpiti nell'orgoglio perché il pelatone risulta macchiettistico. M, il figlio del secolo, ha avuto esattamente l'effetto che immaginavo, l'ennesima patetica scenata all'italiana. Analizziamo quelli che secondo il mio punto di vista sono gli errori della serie, errori non necessariamente dal punto di vista storico, quanto più cose che proprio non vanno. Bisogna innanzitutto fare un paio di premesse. La prima è che io non ho letto i libri di Scurati, va da sé quindi che potrei muovere una critica verso la serie quando in realtà non so che è diversa nei libri, è diversa nell'opera originale. Magari vado a criticare un errore, una mancanza, un'omissione, quando magari nei libri è spiegata diversamente, ci si prende più spazio per elaborare la cosa e via dicendo. La seconda è un pochettino più importante. A me non piace l'idea di romanzare la storia in principio. Se non mi piace l'idea di romanzare la storia, è inutile che poi vado a cercare il micro errore nella serie, nella puntata, dicendo no, questo è sbagliato, no, questo non dovrebbe essere così, perché tanto non gradisco l'idea a prescindere. Però per spiegare meglio questo punto vado a fare un parallelismo con un'opera che mi auguro conosciamo tutti, ovvero il film del Gladiatore. Il Gladiatore si basa su fatti e personaggi veramente accaduti. Il personaggio di Massimo Decimo Meridio è ispirato al personaggio di Spartaco, il più famoso degli schiavi romani, e le vicende narrate sono ispirate a quelle che passarono alla storia come le guerre servili, in special modo la terza guerra servile, chiamata appunto la rivolta di Spartaco. Spiegate in due righe, le guerre servili sono stati una serie di conflitti avvenuti nella penisola italica tra un gruppo sempre più numeroso di schiavi ribelli e l'esercito romano. Ovviamente, non con poca fatica, questo va detto, gli eserciti romani schiacciarono le rivolte nel sangue. Rendere questo un romanzo significa fare una tragedia di quelle greche, rendere epica la narrazione, quindi si aggiunge il personaggio ben scritto, quindi si aggiunge il figlio non amato dal padre, quindi si aggiunge un combattimento leggendario, eccetera eccetera. Volendoli cercare è pieno di errori storici nel Gladiatore, alcuni grandi, altri più piccoli, tuttavia il pubblico generalista queste cose non le sa, ma nel caso del Gladiatore non è un male, non è neanche un bene, semplicemente fa niente. E come mai fa niente? Perché le vicende narrate nel Gladiatore hanno terminato il loro ciclo storico e sono relegate nella storia. Le vicende narrate nel narratore non incidono più nel nostro presente. La rivolta di Spartaco non ha contribuito a costruire il paese contemporaneo, quindi banalmente non può fare danni. E qua arriva il parallelismo. Le vicende romanzate da Scurati sono legittimamente piene di errori storici più o meno gravi. Anche in questo caso la gente mediamente non sa nulla di quanto accaduto, però qua arriva il cortocircuito, perché 20 anni di regime hanno contribuito e come a costruire l'Italia di oggi, dalla piccola ed irrilevante memoria familiare fino all'organizzazione dello Stato, le istituzioni e sapete, la nostra Costituzione. Ecco spiegato perché a me non piace proprio l'idea di partenza, ovvero quella del romanzo. Se come ho detto non mi piace l'idea di partenza, allora è inutile poi andare a scavare errore su errore. E allora come mai lamentarsi? Come mai questo video? Perché questi che riporto sono i casi in cui a parer mio si è andati veramente un po' troppo oltre con la gravità dell'errore, fino ad arrivare al punto in cui si rischia appunto di fare una certa disinformazione. Partiamo col dire che a questa storia manca l'inizio. Ovviamente è una scelta autoriale quella di Scurati di narrare l'ascesa del fascismo, tuttavia i sistemi autoritari e dittatoriali europei sono un qualcosa di estraneo alla nostra millenaria tradizione. Va da sé quindi che la dittatura in questione non è solo figlia del suo tempo, ma, cosa assai più importante, è vincolata alla singola figura. Non esiste il passaggio di testimone. Quando cade il dittatore, cade la dittatura. A differenza per esempio di quelle nazioni dove storicamente c'è un accentramento dei poteri nelle mani di un uomo. Basti pensare alla Russia, che si chiami zar, che sia il capo del partito, che sia l'oligarca, poco cambia. Gira che ti rigira, ci ritroviamo sempre con un tizio con pieni poteri assoluti. Questo si traduce nel fatto che la storia del fascismo è in primis vincolata alla storia dello stesso Mussolini. Anche quando Mussolini non era il traino degli eventi, ma ne era semplicemente coprotagonista, quel Mussolini coprotagonista si trovava in quel momento lì, in quei determinati luoghi, e ha scelto la via del giornalismo politico per via dei suoi trascorsi. Più volte anche lo stesso Duce ha raccontato di come è stata la sua infanzia, di quando la sua famiglia era così povera che condivideva il letto con suo fratello Arnaldo. Ma senza tornare nemmeno troppo indietro, non ci si è soffermati abbastanza sul Mussolini socialista ed interventista. Per tutta la serie sentiamo questo stronzo dire che vuole fare la rivoluzione, per tutta la serie ci dice che i socialisti non faranno nulla. Come mai ne è così convinto? Perché l'ha visto coi suoi occhi, anzi ha partecipato in prima linea agli eventi della Settimana Rossa, una di quelle pochissime occasioni che l'Italia ha avuto nel corso della sua storia per fare veramente la rivoluzione. Se non mi mostri o se non accenni ai trascorsi passati della Settimana Rossa, allora il Mussolini di Marinelli sembra veramente una persona che ragiona tra sé e sé nella sua testa guardando la telecamera e inneggiando a
una fantomatica rivoluzione inventata da lui. Il tutto però come se non avesse nessuna esperienza passata, come se un bel giorno si fosse svegliato la mattina facciamo la rivoluzione. Rimanendo sull'argomento della fede politica, c'è una scena abbastanza emblematica dove il futuro duce lancia un fiammifero sul soffitto per bruciare in modo molto metaforico il suo passato che in realtà non ha mai abbandonato. Molti storici e giornalisti sono concordi nel dire che a livello di massa uno dei motivi per cui il consenso è stato così alto in 20 anni di regime è stato il fatto che Mussolini si è cimentato in un'azione in cui noi altri italiani siamo dei campioni, ovvero il dare un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Ecco quindi che per fare la carta da un lavoro da una parte bisogna scendere a compromessi con i latifondisti per quanto riguarda le bonifiche pontine dall'altra. Ecco quindi che si può introdurre il sistema corporativo da una parte, ma dall'altra bisogna inchinarsi al re, eccetera eccetera. Come lui stesso la chiama, la fede socialista c'è stata per tutto il resto della vita e sarebbe tornata a riemergere a livello teorico durante gli ultimi giorni di Salò, mentre a livello pratico proprio durante gli ultimi giorni della sua vita, come riporta nel suo testamento politico. Il Mussolini di Marinelli invece sembra aver cambiato completamente cavallo vincente, come se avesse avuto una sorta di cambiamento o trasformazione, da un qualcosa verso qualcos'altro. Immaginate il Mussolini di Marinelli tra 20 anni negli ultimi giorni di guerra. Sarebbe proprio un errore scenico andare a rimarcare la fede socialista quando in qualche episodio prima l'hai metaforicamente bruciata. Passiamo a una cosa molto più semplice, ovvero la figura di Rachele Mussolini. E diciamoci la verità, Rachele ha un solo obiettivo in questa serie, ovvero passare per la povera vittima del patriarcato, cosa che, vista con gli occhi di adesso, può anche essere, attenzione. Scrive Remigio Zizzo nella sua opera magna: Rachele è una ragazza di campagna, molto dedita alla casa e alla famiglia come le donne di quel tempo e per nulla interessata alla questione politica del marito. La sua gelosia, oltremodo giustificata, terrà spesso il marito fuori casa. Prosegue dicendo: Rachele comunque asseconderà a malincuore le scappellate del marito e si dimostrerà donna forte e di carattere. Quest'ultima parte della donna forte e di carattere viene più volte confermata anche da altri saggisti e storici. Spesso si parla di lei come una donna romagnola all'antica, proprio a conferma del fatto di quanto non fosse assolutamente all'ombra del marito o in qualche modo relegata in casa. Per quanto riguarda quindi le relazioni extraconiugali, abbiamo visto quindi come verranno perdonate nella maggior parte dei casi, tranne in un'occasione, nell'unica occasione in cui Mussolini si lega, oltre che fisicamente, anche sentimentalmente ad una donna, ovvero con Claretta Petacci. Più volte è riportato di come quando Rachele chiamava Mussolini al telefono lamentandosi con lui non tanto per la relazione extraconiugale quanto insultando proprio la figura di Claretta, dicendo come questa avesse una pessima influenza sul marito. A titolo puramente informativo farà la stessa identica cosa in più occasioni, in molteplici occasioni, sempre con Mussolini e anche con la figlia Edda, parlando ovviamente della figura di Galeazzo Ciano. In generale i personaggi secondari, non tutti, sembra che siano lì solo perché devono svolgere il loro ruolo. Margherita Sarfatti è lì solo per essere trombata e qualche volta per costruire la figura di Mussolini, cosa che ovviamente ha fatto davvero. Nessun accenno però all'incredibile contributo che ha dato all'emancipazione femminile o al suo sapere artistico, e se queste due cose possono effettivamente non servire, è impensabile non introdurmi la sua conoscenza e passione per il culto dell'antica Roma. Il culto della romanità è stato uno dei pilastri fondamentali del fascismo degli anni 30, non puoi non introdurlo con la figura di Margherita. Sorvoliamo sul samurai Power Ranger amico di D'Annunzio che dovrebbe essere Harukichi Shimoi, il famoso Camerata Samurai, e giungiamo alla figura di Marinetti. Se devi introdurre Filippo Tommaso Marinetti per fargli fare dei suoni, allora evita. Non arrivo a chiamarlo filosofo per carità, ma almeno pensatore sì. Verissimo, anche D'Annunzio lo perculava, ma dobbiamo ricordarci che su determinate questioni D'Annunzio e Marinetti sono due scuole di pensiero completamente diverse. Pensate al solo fatto che a livello scolastico D'Annunzio è esponente del decadentismo, mentre Marinetti del futurismo, il passato e il futuro agli antipodi. Oppure pensate al pensiero di D'Annunzio che lega l'essere umano che si riscopre in guerra, abbastanza agli antipodi con il pensiero futurista che affida quasi ciecamente l'uomo alla macchina, all'innovazione e alla velocità. Avete percepito anche solo un decimo di questo ragionamento vedendo quell'omino che faceva i versi e i suoni? Diciamo la verità, no. Diamo a Cesare quel che è di Cesare, però effettivamente la musica futurista è veramente un insieme di suoni, sentite qua? Ma la musica futurista, o in generale l'arte, è solamente l'estensione del manifesto politico di Marinetti, ovvero il manifesto del futurismo, pubblicato in Francia agli inizi del Novecento. Leggiamo un piccolo estratto. Non v'è più bellezza se non nella lotta. Nessuna opera che non abbia un carattere aggressivo può essere un capolavoro. La poesia deve essere concepita come un violento assalto contro le forze ignote, per ridurle a prostrarsi davanti all'uomo. Leggendo un punto a caso del manifesto futurista non solo si intravede vagamente quale potesse essere il pensiero di Marinetti, ma
Cosa decisamente più importante, si capisce come mai il futurismo è stato l'ennesimo elemento che il fascismo ha fatto suo. Ora vi richiedo, avendo sentito e avendo visto quest'uomo che faceva i versi, avete anche solo vagamente intravisto, percepito o riconosciuto le connessioni difficilissime tra il fascismo e il futurismo? Siate onesti, dai. Ora però passiamo a una cosa altrettanto importante, se non di più, ovvero l'iscrizione al canale. No, sto scherzando, ovviamente parliamo della marcia su Roma. È oramai un fatto noto che la marcia su Roma non fu veramente una marcia, quanto più, come cita spesso Emilio Gentile, la sfilata su Roma. Questo perché quando è avvenuta Mussolini era già stato nominato presidente del Consiglio, senza contare che in questo paese le rivoluzioni si fanno solo se il potere costituito è d'accordo. Questo si traduce nella polizia e nei reali carabinieri che sapevano benissimo che ci sarebbe stata almeno una colonna di camicie nere che aveva intenzione di arrivare a Roma, motivo per cui la zona era già stata messa in sicurezza, complice anche il fatto che precedentemente era stata fatta qualche prova della marcia su Roma. Penso che l'esempio più famoso sia la marcia su Ferrara di Italo Balbo, fatta solamente qualche mese prima rispetto alla marcia su Roma. C'è però un problema, magari mi è sfuggito a me e non l'ho completamente visto, può anche darsi, ma da quello che ho potuto vedere, anzi da quello che non ho potuto vedere, manca la figura della persona che ha inventato la marcia su Roma, ovvero Michele Bianchi. Michele Bianchi era uno della vecchia guardia, sindacalista ed interventista, uno che credeva veramente nella rivoluzione, e fu uno dei quadrumviri della marcia. Nelle scene dove si vedono i comandanti della marcia su Roma venire accerchiati dall'esercito, vediamo chiaramente Italo Balbo, Emilio De Bono e Cesare Maria De Vecchi. Peccato che si chiamino quadrumviri. La quarta persona che mi sembra manchi è proprio Michele Bianchi, sotto certi aspetti il più importante dei quattro. Come ultimo punto vorrei citare quello che a parer mio è il più importante, ma riconosco anche il più delicato. Come sono solito dire, 20 anni di regime non sono nulla se paragonati a pochi singoli attimi della storia dello stesso regime, appunto la morte di Mussolini e l'omicidio Matteotti. Quando non ci sono abbastanza informazioni per dare risposte, in automatico i vuoti vengono riempiti da supposizioni e nostri ragionamenti, tali ragionamenti non certo esenti dalle nostre credenze politiche. Partiamo col dire una cosa importantissima, questa serie è il primo prodotto a livello di massa, quindi non un qualcosa di dettagliato e specifico come può essere un libro dedicato, che per la prima volta narra il caso Matteotti in veste nuova. Sì, c'è il famosissimo discorso alla Camera, ma fortunatamente viene anche citato l'affare Sinclair. Il caso Matteotti è talmente complicato che meriterebbe un video a parte, adesso non andiamo a scavare nel dettaglio, comunque vi basti sapere che non soltanto la denuncia dei brogli elettorali poteva mettere in crisi il regime. Forse la cosa che a parer mio è più grave in questa serie è il fatto che si prende la briga di dare una risposta a uno dei gialli più famosi della storia. Legate al caso Matteotti rimangono ancora aperte le domande chi e perché. La serie risponde a entrambe. Mussolini viene indirettamente additato come il mandante dell'omicidio perché da lui parte l'ordine a scendere nella linea di comando. Benito lo dice a Cesarino, Cesarino lo dice a Domini e Domini parte con i suoi. Questo per quanto riguarda il chi. Per quanto riguarda il perché, viene detto da Cesarino a Mussolini di come Matteotti abbia messo le mani su dei documenti incriminanti. Incriminanti non si sa chi però. È totalmente assente la figura di Arnaldo Mussolini, fratello del duce, nonché molto probabilmente la persona che intascò tangenti per quanto riguarda lo scandalo Sinclair. Scandalo che, ricordiamo, dava la concessione alla compagnia americana Sinclair Oil di estrarre quei pochissimi giacimenti di combustibile presenti in Italia. Svendendo così un pezzo di territorio a una multinazionale americana si sarebbero di conseguenza intascate delle tangenti. Ricordiamo però che siamo in una monarchia e tutto passa per le mani del re, motivo per cui non è da escludere che anche la figura di Vittorio Emanuele III potesse essere coinvolta, magari non direttamente nella questione. Mancano inoltre la figura di Filippo Filippelli, l'industriale che ha fornito la macchina per il sequestro, la famosa Lancia, ed è inoltre assai marginale la figura di Emilio De Bono, allora capo della polizia. Anche lui possibile candidato per essere la figura del mandante, anche se assai improbabile. In un contesto così dubbioso, il massimo che si può fare, a parer mio, è ragionare per esclusione. L'unica strada che mi sento di escludere quasi sicuramente è l'accoppiata Mussolini mandante e richiesta di assassinio. Mussolini mandante e solito pestaggio la includo. Qualcun altro mandante e richiesta di assassinio per motivi X la includo, ma Mussolini mandante e richiesta di omicidio mi sento di escluderla. Come più volte ebbe a ribadire lui stesso in confessione, per esempio con la figlia prediletta Edda, è stato un cadavere che mi hanno gettato ai piedi, oppure un cadavere gettato tra me e i socialisti.
A conferma di questa tesi vi sono tra le altre anche le parole del figlio di Matteotti, ovvero Gian Matteo Matteotti. Per tutta la vita ha sostenuto la tesi dell'omicidio per motivi affaristici e non politici, e addirittura indicando nella figura di Vittorio Emanuele III il mandante, non escludendo assolutamente il fatto che qualcun altro all'interno del partito potesse sapere di queste intenzioni, specialmente tra gli squadristi e i vertici più filomonarchici o comunque più reazionari. Come detto prima però ci stiamo davvero complicando la vita, è un argomento che meriterebbe un video a parte. E anche per oggi è fatta. Questa è una serie che ha diviso per i motivi che tutti voi potete immaginare, per questo vi dico nei commenti non siate come gli altri, vi prego, non lanciate frasi fatte e slogan politici che siate da una parte o che siate dall'altra, non so se mi spiego. Cercate di contribuire al ragionamento in modo quanto più civile possibile, possibilmente con fonti e informazioni laddove ne siate in possesso. Per quanto riguarda invece lato artistico, lato tecnico, lato registico, musiche eccetera eccetera, io non ho abbastanza conoscenze per parlarne, mi limito a dire che mi sono piaciuti tutti tantissimo in realtà, sia gli attori che la recitazione, soprattutto come è fatta a Milano che sembra Gotham City, che è una delle cose più insultate della serie, ma in realtà a me piace tantissimo. Detto questo, io vi ringrazio come sempre per aver guardato, vi ricordo ovviamente di iscrivervi al canale e noi ci rivediamo in un prossimo video, che tra l'altro francamente ha detto una cosa sull'Inno d'Italia. Di cosa parlerà quindi il prossimo video?